Ciao a tutti. Allora, su Nova Alexio non abbiamo mai affrontato nel dettaglio il tema della Finlandia, quindi possiamo dire che è stata un po' una prima volta e per questo sentivo che ci fosse la necessità di raccontarla almeno con due documentari, uno sulla società, tra i suoi punti di forza e contraddizioni, e uno sul delicato rapporto con la vicina Russia. Il primo documentario è uscito, il secondo uscirà chissà quando, siamo molto lenti. Io purtroppo non ci sono andato di persona per impegni personali, infatti ho mandato Filippo e Luca, che sono dei miei collaboratori, ma con loro c'era il buon caro Francesco, che ha fatto da quello che in inglese chiamano fixer e che definire guida o accompagnatore è riduttivo, visto che alla fine è stato lui ad aiutarli sul campo, a muoversi sul territorio, a comprendere meglio il contesto, a trovare le persone giuste, a fare da collante tra gli intervistati e noi, oltre che ovviamente a fornirci il suo prezioso punto di vista sulla società finlandese, dato che ci abita da tantissimo tempo. Quindi davvero, grazie mille Francesco, è un lavoro che non tutti sono in grado di fare, tu l'hai fatto perfettamente. Io invece, pur essendo appassionato di paesi nordici, purtroppo la mia visita in Finlandia devo rimandarla non si sa quando e personalmente a un prossimo appuntamento. Quindi Francesco, magari ci ritroveremo a Helsinki, per Aspera, ad Astra. Prima di lasciarvi all'intervista, voglio raccontarvi brevemente come è nata questa collaborazione con Nova Alexio. Io vivo in Finlandia da più di 13 anni e, attraverso i miei canali, racconto la vita reale in questo paese. Non soltanto i luoghi più comuni, oppure quelle immagini che vediamo un po' tutti nelle fotografie della Finlandia, ma anche la quotidianità, la società, la cultura, la storia. Tutte quelle sfumature che si possono conoscere soltanto vivendo qua. E in qualche modo in realtà c'erano già molti punti di contatto con il mondo di Nova Alexio. Infatti io sono appassionato da sempre di storia, geopolitica e attualità. E quindi capite bene che quando è arrivato Nova Alexio a contattarmi per girare questi due documentari, perfetto, non vedo assolutamente il problema. E difatti anche dopo la prima chiamata che ho fatto con loro mi hanno detto abbiamo capito di aver trovato immediatamente la persona giusta. Sono anche nel settore del turismo e proprio perché sono in questo settore voglio raccontare e far vedere e far visitare la Finlandia più autentica, quella che va lontano dalle rotte più, diciamo, vezze all'iperturismo. Per alcuni giorni ho lavorato con il team di Nova Alexio e abbiamo appunto collaborato, siamo andati in giro per il territorio, abbiamo incontrato tante persone, diciamo tante persone da intervistare, tra cui Rosario e Domenico su tutti, ma anche poi una parte finlandese che vedrete nel prossimo documentario, e devo dire che le cose sono andate davvero molto bene. Mi raccomando, andate a vedere il primo di questi due documentari che è appena uscito, il prossimo sarà sulla questione geopolitica tra Finlandia e Russia e uscirà in futuro, vi farò sapere quando. Di tutto quello che è successo in quei giorni in cui abbiamo collaborato, in cui siamo stati insieme, e anche le cose divertenti che sono successe, ve ne parlerò all'uscita di questo secondo documentario. Oggi invece voglio far parlare direttamente loro, perché dopo aver passato insieme tanti giorni qua in Finlandia, ero effettivamente curioso di sapere cosa li avesse colpiti di più, cosa li ha sorpresi, quali erano un pochettino le aspettative e anche le prime impressioni sui finlandesi stessi. Sono state confermate o smentite? La situazione è stata ribaltata? Ho fatto quindi loro proprio queste domande e adesso vi lascio all'intervista. Che è tipica finlandese, quindi molti turisti, molti Ah, stranieri la determinano. Eccola lì che è arrivata, ecco la faccia da salmiacchi. Si chiama la faccia da salmiacchi. voi sentite solamente i mezzi e poi i gabbiani. Pa, 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 pa. Sta finendo la memoria del No, telefono. no, ho messo 20 giga, per cui sarà meglio che registri anche questo, perché altrimenti... E quindi siamo arrivati con i ragazzi di Nuova Alexia, adesso facciamo parlare direttamente loro. Qua abbiamo due rappresentanti nobili, no? Abbiamo Luca e Filippo. E adesso gli chiediamo un paio di cose, anche perché siamo stati insieme un po' di giorni. Intanto salutate, dai. Buonasera, grazie Francesco per la disponibilità e per il supporto che ci ha dato per questi pochi giorni ma intensi. Grazie a voi. Filo, vai. È stato fondamentale. Quindi grazie. Pensate come sono messi. No, a parte gli scherzi, loro però, noi tre insieme siamo andati un po' dappertutto in Finlandia, cioè abbiamo cambiato un pochettino le aree. Ora, avete visto, anche ai fini del documentario ve lo chiedo questa cosa qua, abbiamo visto un pochettino la parte più rurale, quella più vicina al confine, e poi adesso ci troviamo a Helsinki a fare questa registrazione. Quali sono le differenze proprio a livello visivo che avete notato tra la Finlandia più rurale, più esterna e quella invece più di città? Prima Luca. Allora, per quanto riguarda la zona rurale della Carelia, è una situazione particolare, quindi magari l'abbiamo trovata in un modo molto estremo, perché purtroppo c'è stata la chiusura del confine e quindi l'abbiamo vista come se fosse una zona quasi fantasma. E
le persone in generale sono un pochino più accoglienti delle città, magari danno un benvenuto maggiore allo straniero, anche perché magari non sono, soprattutto adesso non sono abituati a vedere persone che vengono da un'altra area. Helsinki è molto più simile a una qualsiasi capitale europea. Abbiamo fatto difficoltà a trovare ristoranti aperti, sia di lunedì che di martedì che di mercoledì nelle aree. E a che orari? Orari, Tutti. no, diciamo dalle 8 in poi tutto chiuso, di sera. E quindi ecco, questa difficoltà rispetto a Helsinki invece, dove è molto più facile magari mangiare, chiaramente sempre cibi molto processati, che fanno molto bene alla salute perché noi siamo molto healthy. Però ecco, diciamo che la difficoltà, perlomeno per me, che a me piace mangiare, rispetto a Specialmente alcuni cibi ti piace mangiare. cibi. Parliamo di Burro in e quantità uova. industriali e uova. 11 uova in meno di 12 ore, va bene? Loro però non sanno Non lo cos'è sanno. successo e No, non lo sapranno mai. Lo sapranno no, questi sono tutti retroscena, però aspetta, prima il documentario, mi raccomando, tra l'altro, guardate il documentario, ve lo dirò altre volte in questo video. Una domanda che lui a cui ha parzialmente risposto è quella del fatto che spesso le persone di città sono diverse da quelle un po' più, diciamo, di campagna in maniera impropria. Quando, proprio professionalmente, quando siamo andati come troupe, come produzione, con gli ospiti, anche insomma un po' importanti, conosciuti a livello nazionale, come vi sono sembrati a livello proprio personale? È difficile generalizzare, però il comportamento che gli intervistati hanno avuto verso di noi è stato veramente accogliente, insolito. Solitamente poi, se prendiamo come riferimento l'Italia, come magari un po' tutti si sono trovati in delle situazioni quando tu vai a chiedere qualcosa e o non ti rispondono o comunque ti snobbano. O ti fa passare la segretaria. O ti fa passare la segretaria che poi la rimbalza a destra e a sinistra fino a quando a te alla fine non ce la fai più e per sfinimento cedi. Invece qui, bene o male, diciamo, hanno risposto, ecco, penso in maniera molto, molto veloce, loro sono stati molto disponibili e anche molto aperti, quindi io non ho mai percepito alcun tipo di distacco, di superiorità da parte delle figure che siamo andati a intervistare, ed alcune ricoprivano anche un ruolo abbastanza importante, quindi magari potevano anche esserlo. Ecco, se devo paragonare l'intervistato con il ruolo che ricopre, e lo devo paragonare a un suo pari italiano, penso che nemmeno avrebbero risposto alla mail o comunque ci avrebbero, diciamo, guardato dall'alto al basso. Questa è la verità. Ma Quindi, questo scusatemi, questo perché? Perché noi siamo stati puntuali e quindi loro hanno riconosciuto che anche noi abbiamo un po' di finlandese inside, giusto? Ma noi siamo stati organizzati bene, secondo me, come tempistiche, tutto è filato abbastanza liscio, loro, anzi, siamo andati anche delle volte un po' in anticipo, ed erano, non dico sorpresi, ma comunque secondo me hanno apprezzato molto anche il fatto che abbiamo mantenuto esattamente cosa gli avevamo chiesto. Sì, e anche questa è una cosa insolita, perché poi chiaramente in Italia, diciamo, la puntualità non è che siamo rispettata sempre, insomma. E purtroppo, ecco, poi alla fine, generalizzando, anche se non si può generalizzare, però vai a riscoprire poi le cose minime della vita. Cioè, ad esempio, se io ti do un orario alle 4, ci vediamo lì, mi sembra normale che tu alle 4 stai lì. E invece in Italia, magari quando dai un appuntamento e vengono puntuali, dici, oh, caspita, è venuto puntuale, quindi non è nemmeno più normale la puntualità. Diciamo che qui invece magari, ecco, una cosa positiva è che c'è un ritorno al rispetto minimo dei rapporti interpersonali. Se faccio un curriculum in Italia, metto stanno i pregi, quelle cose, le caratteristiche puntuale, esattamente, esattamente. E forse non ti prenderanno, perché poi essendo puntuale rompi pure le scatole. Mi avete detto in questi giorni cose diverse, ovviamente, ma sono un po' dei concetti che io ripeto molto spesso nei video. Adesso lasciamo da parte il documentario, però dal punto di vista personale, voi siete persone che hanno viaggiato tanto, comunque in tanti paesi, non solo in Europa. Cos'è la cosa che vi ha, adesso potete dirlo dopo un po' di giorni, qual è la cosa che vi ha subito colpito il primo giorno che siete venuti qua? Tu, ci siamo visti, ci siamo salutati e subito mi hai detto una cosa. Ma poi lo dicevo anche stamattina. Cominciamo da lui sto giro. Stazione Helsinki, sì. Questa mattina ho fatto le riprese, c'è un silenzio che non è credibile, cioè voi sentite solamente i mezzi, che poi anche quelli non è che facciano tutto sto gran rumore, visto che anche qua usano mezzi elettrici, e poi i gabbiani, cioè non si sente nient'altro, ed è da non credere, perché
vista la quantità di persone che ci possono essere in una stazione, se facciamo il paragone con, infatti proponevo, facciamo un video con un telefono che punta direttamente di fronte alla stazione qua ad Helsinki, e poi ne facciamo uno alla stazione centrale. Con magari un bel microfono ambientale per Ma solo col Non telefono, serve, solo dici? con il telefono, secondo me riesci a percepire la differenza che è da non credere. Tra l'altro dico solo questa cosa per inciso, noi siamo andati in treno, in metro, sul tram, il pullman anche l'abbiamo preso, locali così, traghetto, e poi abbiamo fatto anche abbiamo attraversato l'interno della stazione dei treni principale di Helsinki, quindi questa cosa qua non è perché è salito una volta sul treno e quindi poi ovviamente non è sempre stato muto, però diciamo che il livello di decibel era... molto molto basso, molto molto basso. Tu cosa hai notato? L'ordine e il non avere fretta, ovvero il treno arriva in quell'orario, ti metti in fila, sali sul treno senza che devi litigare con nessuno per entrare, per sederti, perché poi questa, se devo fare, ecco, il paragone con Roma, è una lotta anche salire su un mezzo di trasporto, invece qui vai in automatico, diciamo, vai in automatico, quindi col rispetto delle regole, il rispetto della fila, senza sgomitare, perché sai che quella è la regola e che tutti seguono quella regola. E un'altra cosa anche forse il non venire giudicato, perché quindi ti dà quel senso di tranquillità maggiore. Abbiamo Perché visto persone comunque anche vestite in maniera, possiamo dire, eccentrica, sì, 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 sì. e non frega niente a nessuno. Sì, quindi diciamo la tranquillità. Senza dubbio la parte, ecco, come dicevo prima, anche Helsinki è molto simile a un'altra capitale europea, quindi non è che hai quello stacco che dici, ah che bella questa cosa, non l'ho mai vista. È comunque interessante perché ci sono degli elementi che fanno parte della storia finlandese, ad esempio la stessa cattedrale russa, quindi puoi trovare anche una piccola parte di un altro paese all'interno. E penso sia molto interessante andare, ecco, andare fuori da Helsinki, chiaramente visitare Helsinki, ma andare fuori anche, ecco, appunto nella regione dei laghi. E quindi sì, è molto più interessante. Poi sono stato io in Finlandia anche 10 anni fa, sono stato in Lapponia, quindi diciamo che la Finlandia è visitabile tutto l'anno. Ecco, magari la parte estiva, puoi tranquillamente fare un viaggio verso Helsinki e la regione dei laghi, quindi dal punto di vista naturalistico direi ottimo, e la parte invernale magari puoi andare verso la Lapponia e Sì. andare alla ricerca dell'aurora boreale. La caccia all'aurora. La caccia all'aurora. Dal punto di vista tecnico, quindi che lo guardavi con l'occhio della camera, perché tu viaggi guardando lo schermino così praticamente. Che mi dici tu? Allora, paesaggisticamente nulla da dire, mi ha ricordato molto l'Alaska, anche se in realtà c'entra poco, ecco. Non abbiamo visto gli orsi, però immagino che ne siano Ma tanti. guarda che è stato un bene che non l'abbiamo visti, onestamente. E assolutamente, come diceva anche Luca, la parte insomma dei laghi molto bella. Sta finendo la memoria del telefono. No, ho messo 20 giga, per cui sarà meglio che registri anche questo, perché altrimenti... Ah, porca vacca, qual era? Tornando, un mix tra roba personale e in funzione del documentario. Chiaramente c'erano degli argomenti che volevamo trattare, no? Per appunto fare il documentario, ma ci sono delle cose che avete imparato, siete rimasti stupiti, cioè che avete scoperto, pensavate in un modo, invece non era così. La cosa più interessante riguarda l'educazione, e potremmo anche noi ispirarci a questo tipo di modello. È chiaro, poi il documentario, quando uscirà fuori, c'è questo mito finlandese che è un mito, sì, però comunque sia, non so per quale motivo venga pubblicizzato così tanto, perché su alcune cose è chiaro che il paese funzioni meglio che per altre, ma ci sono anche delle lacune, come sai meglio di me. Però una cosa che mi ha colpito e che magari anche noi potremmo puntare su questo tipo di aspetto è stata appunto la praticità. Le persone che abbiamo intervistato, più di una persona, per quanto riguarda il sistema scolastico, appunto, ci hanno detto che è inutile che tu stai lì e ripeti a pappagallo le cose e il tuo obiettivo è semplicemente quello di prendere la sufficienza, perché sennò a casa mamma ti picchia, non ti fa uscire di casa e ti mette in punizione. Ma la praticità, perché è attraverso appunto la praticità che le cose ti rimangono nella memoria. E quindi questo potrebbe essere un tipo di modello che noi potremmo seguire, insomma, perché questo è purtroppo la realtà. Cioè, lo vedo nei giovani che frequento. Cioè, la cosa che sento dire di più è:
devo studiare, altrimenti mi mette in punizione, perché comunque faccio pure eventi nelle scuole. E quindi, ecco, ascolto quello che dicono dai bambini agli studenti, agli adolescenti. Quindi l'obiettivo è quello semplicemente di prendere il voto. Sì. Invece qui c'è una meno attenzione nel prendere un bel voto, ma c'è molta attenzione a mettere in pratica quello che tu stai studiando, in modo tale che poi ti rimane impresso, perché questo, se ripeti le cose a pappagallo, dopo poco te le dimentichi. Quindi questo è una cosa che mi è rimasta impressa e spero che anche noi in qualche modo, non so come, ma in qualche modo potremmo andare potrebbe essere un buon indirizzo, insomma, a livello scolastico. La cosa che mi ha colpito sicuramente di più è stato il silenzio e il rispetto che c'è in questa forma di... No? Tu c'eri già stato in Finlandia Finlandia prima, esatto, quindi è anche un primo... Sono stato in Norvegia, ma comunque penso sia ben Come idea. diversa, ecco. Però mi ha colpito molto perché la vedo un po' come una forma, ecco, di rispetto, specialmente nei luoghi, nei posti pubblici, nei luoghi pubblici, nella metro, su un treno, e anche questa precisione dopo, vabbè, non entriamo nella flessibilità di cui parleremo poi nel documentario, però questo silenzio, questo rispetto per il prossimo, secondo me è una cosa molto bella che a noi purtroppo manca, e come dicevamo anche ieri, spero che un giorno arriveremo anche noi in Italia, nel nostro piccolo, ad avere un pochino più di rispetto per il prossimo, specialmente quando si prendono i mezzi pubblici. No, stazione Milano, quello che entra in treno, l'imprenditore che deve far sentire quanto ha fatturato, quindi sono cose che poi odi quando torni in Italia, ti ricordi di questa cosa e dici ma come si fa? E invece poi dopo, quando apprezzi la Finlandia ancora di più quando ritorni, non so, questa è la cosa che mi ha colpito di più. Poi ce ne sono sicuramente tante, come ad esempio l'attesa al semaforo rosso, anche se non passa nessuno, e anche lì il discorso della quanto sei flessibile. Siamo andati in un posto e abbiamo detto delle credenziali a voce, ma non è che la gente poi ha verificato, quindi ci hanno creduto sulla parola. Lo avete verificato anche voi questa cosa qua, quindi questo è solo un esempio stupido. Però adesso partiranno tutti. Sì. Maledetti! Così. Però dai, va bene. Quindi, esperienza positiva? Sì, è assolutamente esperienza positiva ai fini documentaristici, anche ai fini umani, perché penso che comunque sia dall'altro hai sempre qualcosa da imparare dall'altro. Non significa che l'altro sia migliore o peggiore di te, ma è necessario interfacciarsi con altre culture in modo tale che tu puoi migliorarti. Hai bisogno dell'altro per migliorarti. Questo è quanto. Ottimo. Filo, pensiero finale. Dimmi qualcosa di profondo. Visitate la Finlandia. Benissimo. Ragazzi, secondo voi posso dire questo non è un addio ma un arrivederci? Lo spero di cuore, veramente. Anche io? Me lo auguro. Alla grande. Ci vediamo settimana prossima. E i 70 euro per il sottofondo. Questo lo dovete inserire. Allora, io so già che a te ti do tagli da 20, a Filo lo pago in uova. Sono dimenticato una cosa, per cui fermatevi immediatamente. Allora, reggiamo la camera così, reggila tu un secondo, perché io devo prendere una cosa da farvi assaggiare. Addirittura? Sì. Perché voi avete fatto alcuni pasti finlandesi, parzialmente finlandesi, ma non avete assaggiato liquirizia, che cos'è? il salmiakki, che è la liquirizia finlandese. Adesso prima l'assaggiate. La mangiate la liquirizia voi? Sì, come no? Sì. Reggi un secondo che... Maledetto. Fai vedere l'unboxing. SMR moment. Eccoci qua. Chiappate. Una testa. Sul microfono. Io non la... Esatto. Vediamo come reagiscono. Quello che voglio vedere è il dopo, non l'inizio. Al momento sembra una liquirizia normalissima. Sì. Vediamo poi come... che sono influenzato. Questa qua... Sento l'ansia da prestazione. Allora, questa qua è la liquirizia con aggiunta di ammoniaca, che è tipica finlandese. Quindi molti turisti, molti stranieri la detengono. Eccola lì che è arrivata, ecco la faccia da salmiakki. Questa si chiama la faccia da salmiakki in termini tecnici. A te è arrivata sta botta o no? No. Si vede che adesso arriva. È l'aftertaste, quindi il... Anche gradevoli. Ecco, vedi? Questo è perfetto. A uno piace, all'altro guarda la faccia. Ma tu non sai di ammoniaca? No. Questo è un mix, quindi magari hai preso quella giusta, però è appunto il prodotto
Salmiakki della Fazer, tra l'altro, quindi proprio quello classico. Non vi ho Buono. preso quello più forte, perché ce n'è di molto Sì. più. Ragazzi. Allora, quindi praticamente una caramella può essere con ammoniaca. Una può essere più forte perché questo è un mix, ho preso un Ok. mix, però l'idea è che è una liquirizia con aggiunta di ammoniaca, ovviamente che può essere mangiata, e i finlandesi ne vanno pazzi, tant'è che ne fanno anche i gelati o altre cose così, fanno diversi No, ma è prodotti. buonissima. Perfetto. Quindi anche la seconda Sì, la seconda, sì, tutte e due. la senti? C'è un sapore forte, però comunque non... Che è non dolce, mi poi alla dispera. fine E poi alla fine ha c'è un la fine vira sì. sull'ammoniaca, retrogusto di e quindi io ad esempio non sono un grandissimo fan, la mangio, però Però sì. non vorrei andare a casa e bere l'ammoniaca pura. Vi aggiornerò sugli Mentre effetti. pulisco il pavimento, vado lì. Mi ricorda la liquirizia. Ricordo della Finlandia. Ciao ragazzi.